Uno degli appuntamenti che vi portiamo più spesso durante le sessioni di mercato, soprattutto quelle estive, che sono più lunghe, sono senza partite dalle squadre di club e quindi ci permettono di parlare con più tranquillità delle varie questioni di mercato, sono quelli con i macro punti della situazione, con i 10 nomi più caldi sul mercato dell'Inter. Tendiamo a farli a cadenza più o meno regolare, una volta al mese o magari anche un po' più di frequente in base a quelli che sono gli sviluppi di mercato. Oggi quindi siamo qui con il primo, se non erro, di questi contenuti nella sessione estiva di mercato, che ufficialmente non è ancora iniziata, cioè il mercato non è ancora letteralmente aperto, e questo lo diciamo sempre, però sappiamo bene, e l'Inter ce lo sta dimostrando, che il mercato si fa, non dico 365 giorni l'anno, ma quasi, quindi anche se adesso non è ufficialmente aperto, però sono già successe tante cose. Quindi se siete stati un po' sconnessi in questi giorni, non avete seguito tante trattative o semplicemente volete un contenuto unico che vi riassuma tutto quello che sta succedendo intorno ai 10 nomi più caldi del mercato dell'Inter, siete nel posto giusto. Quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti. Come sempre vi invito a cliccare qui sotto sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti al nostro canale, e poi se vi va potete passare anche dal club di Passione Inter. Qui trovate il QR code, oppure potete andare su www.passioneinter.club per unirvi alla nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Cominciamo allora, e per chi ha già visto questi contenuti in passato sa quella che è la loro struttura, che prevede il famoso e cosiddetto tier maker, ovvero questo grafico, chiamiamolo così, con i 10 nomi più caldi del mercato dell'Inter e le 3 fasce che ne identificano, diciamo, la situazione a livello di trattativa: caldo, tiepido e freddo. Io poi andrò a contestualizzare ognuno di questi e vi spiegherò anche per alcuni che probabilmente la fascia più giusta è una, però potrebbero anche essere in procinto di muoversi o sopra o sotto, quindi questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Le foto sotto le ho messe sparse, quindi non partiremo in ordine da De Vrij, ma andremo in un ordine diverso, e infatti il primo da cui io voglio partire è Marco Palestra, che non posso che mettere nella fascia caldo, perché ovviamente è il giocatore in questo momento, insieme ad un altro, di cui fra poco parleremo, che sta prendendo maggiormente le luci della ribalta nei discorsi di mercato che riguardano l'Inter. In tanti in queste settimane ci avete scritto, molti erano anche diffidenti, vedrete che alla fine non arriva, è tutto finto, l'Inter non alzerà l'offerta, eccetera, eccetera. In realtà negli ultimi giorni, vi abbiamo riportato anche questi aggiornamenti, le parti, l'Inter e l'Atalanta, si sono avvicinate tantissimo, tant'è che per le ultime informazioni che abbiamo a nostra disposizione è verosimile pensare che all'inizio della prossima settimana ci sia l'incontro probabilmente decisivo tra le parti, con cui andare a limare gli ultimi dettagli, gli ultimi bonus. Si parla anche dell'ipotesi di una percentuale sulla rivendita che andrebbe a mettere l'Inter garantita all'Atalanta, e questo comporterebbe poi la trattativa, la chiusura sostanzialmente della trattativa. L'accordo tra l'Inter e Palestra c'è già, si parla di un contratto che dovrebbe partire secondo me un po' sotto i 3 milioni a stagione netti che alcuni stanno dicendo, e magari possa andare a salire negli anni. Però diciamo che in questo momento il nome di Palestra, anche per l'urgenza tecnica che comporta il fatto di aver venduto Dumfries e quindi di dover sopperire alla partenza di un titolare, direi che è probabilmente il nome più caldo, sia a livello di situazione della trattativa, ma anche il nome più caldo che i dirigenti vogliono andare a chiudere il prima possibile. E in qualche modo collegato a questa questione, secondo me il secondo nome più caldo all'interno di questo gruppo è quello di Ivan Provedel. Anche qui sappiamo dell'esigenza che ha l'Inter di trovare un altro portiere oltre a Josep Martinez, visto che Sommer non continuerà con noi. L'accordo con la Lazio è anche qui in procinto di essere chiuso, si tratta di circa 3 milioni di euro che l'Inter andrà a riconoscere ai biancocelesti, e un accordo con il portiere che tra l'altro dicono che sia anche tifoso dell'Inter fin da piccolino, quindi vabbè, questa è una cosa che aggiungiamo. Sappiamo che ha un, un peso relativo, e abbiamo visto anche in passato tante situazioni simili che poi non sono finite benissimo, però nel caso di Provedella diciamo che la soluzione è, anche qui, è molto vicina. Lascio solo una piccola postilla personale che riguarda la questione della gerarchia con Josep Martinez, perché in tanti hanno detto se dovesse arrivare Provedel io non sarei così sicuro che parta sicuramente per fare il vice di Martinez. Io invece sì,
io sono sicuro che almeno all'inizio la scelta sia questa, perché nel momento in cui tu hai un Joseph Martinez che ha già vissuto questi ultimi 2 anni in maniera un po' particolare nella gestione della gerarchia con Sommer, se decidi di lasciargli spazio e andare a prendere quindi non vicario, non un portiere di primissimo piano, ma un portiere affidabile, perché Provedel è un portiere affidabile, ma non del livello di vicario e di alcuni altri, secondo me non possiamo già partire dicendo attenzione perché potrebbe fare lui il titolare. Io sarei sorpreso e vi dico la verità, sarei anche abbastanza in disaccordo di vedere un Provedel partire subito come titolare. Provedel deve essere quel profilo che, come dico sempre io, è abbastanza affidabile per poter fare il titolare se serve, perché Martinez magari si infortuna o perché succedono delle altre cose, ma non così tanto ingombrante per mettergli subito pressione in caso di errori, perché Martinez almeno all'inizio deve avere una certa quota di tranquillità per approcciarsi ad un ruolo che di fatto è completamente nuovo, perché lui il primo portiere di una squadra forte come l'Inter non l'ha mai fatto. Quindi io resto di questa linea, poi vedremo se verrò smentito oppure no, però credo di no. Andiamo poi anzi ad un altro nome che, e questo è uno di quei nomi che fa sognare i tifosi, che è Nico Paz, che lo dicevo anche nell'altro contenuto che trovate sul canale, l'ultimo prima di questo, sembrava quella di Nico Paz una trattativa destinata a non decollare mai, sembrava una suggestione destinata a essere durata quelle poche settimane di cui se ne è parlato tempo fa, ma poi sembrava una cosa che riguardasse unicamente il Como e il Real Madrid. Invece, come vi raccontavo appunto nell'ultimo contenuto, c'è un piccolo disallineamento nella visione del Como e del Real Madrid rispetto al futuro di Nico Paz. Vi faccio un brevissimo riassunto, poi se volete il discorso ampio vi rimando all'altro contenuto. Sostanzialmente il Como vorrebbe tenere Nico Paz e farlo giocare ancora un anno lì, visto che hanno anche la Champions. Nico Paz sarebbe anche contento di rimanere al Como. Il Real Madrid non si oppone all'idea di non averlo per sé, semplicemente quello che dice è ok, lo volete, io ve lo esercito la clausola di riacquisto da circa 9 milioni di euro e poi però voi me lo ricomprate al valore che oggi è il valore di Nico Paz secondo il Real, ovvero circa 60 milioni di euro, una cifra che il Como non può permettersi di spendere a livello economico di bilancio in questo momento. Quindi non sappiamo se da qui in poi si riuscirà a trovare una quadra che permetta ad entrambe, o meglio a tutte e tre, perché rientra anche il ragazzo chiaramente, le parti di trovare un accordo, però al momento c'è questa distanza che bisogna capire se riuscirà ad essere colmata. E l'Inter quindi resta con le antenne dritte perché sappiamo il gradimento che l'Inter ha sempre avuto nei confronti di Nico Paz. Al momento lo metto su freddo perché non c'è una trattativa, non c'è nulla, però vi dico teniamolo d'occhio perché la vicenda Como-Real Madrid può prendere veramente qualsiasi tipo di strada e quindi ad oggi io comunque non mi sento di escludere nulla sebbene lo metta sul freddo. Direttamente collegato a Nico Paz c'è inevitabilmente il nome di Curtis Jones, che invece metto su tiepido. Qui noi abbiamo, se vogliamo, tra virgolette, un vantaggio, nel senso che io non credo, lo dicevo anche questo nel contenuto dedicato, io non credo ad un Inter che prenda sia Curtis Jones che Nico Paz. Primo perché a livello tecnico già oggi, senza nessuno dei due, il centrocampo è già bello pieno di giocatori, bello folto e quindi bisogna comunque andare a cedere qualcuno. Secondo perché a livello economico l'operazione di Nico Paz sarebbe molto onerosa e sarebbe un qualcosa che l'Inter in realtà dopo l'operazione palestra non avrebbe previsto di fare, quindi già devi comunque andare a limare qualcosa da altre parti. L'aggiunta anche di un colpo altrettanto oneroso, sebbene non fino a 60 milioni come Curtis Jones, la vedo onestamente un qualcosa di del tutto irrealizzabile. Quindi qual è il vantaggio a cui facevo riferimento? Il vantaggio è che essendo le trattative secondo me così potenzialmente molto collegate, gli sviluppi da una parte ci possono dare anche una risposta dall'altra. Quindi se succede qualcosa intorno a Nico Paz, potrebbe essere un indizio il fatto che per esempio l'Inter non affondi su Curtis Jones, oppure al contrario l'Inter se dovesse affondare su Curtis Jones sarebbe un indizio del fatto che deciderebbe di mollare definitivamente l'ipotesi Nico Paz. Al momento la trattativa con il Liverpool è ferma, nel senso che l'Inter ha fatto una prima offerta da 20 milioni più qualche bonus. Il Liverpool, nonostante il contratto di Jones scada nell'estate prossima, non si muove dai 30 milioni ai quali tra l'altro vorrebbe aggiungere anche qui dei bonus e una percentuale sulla rivendita. Se l'Inter decidesse di andare forte su Curtis Jones, che è un profilo che piace a tutti, dirigenza e Kivu, dovrà inevitabilmente alzare questa offerta, io credo almeno intorno ai 25 milioni, per poi provare magari ad ammorbidire il Liverpool lavorando sui bonus, lavorando
sull'eventuale percentuale sulla rivendita, eccetera, eccetera. Però la base fissa deve, secondo me, andare a toccare almeno i 25 milioni. Al momento non è previsto, diciamo, un'accelerata forte nelle prossime ore, perché l'Inter comunque si sta concentrando su Palestra, su Provedel e su un terzo nome a cui fra poco arriviamo. Però ecco, le due trattative Jones-Nico Paz, per quanto quella di Nico Paz non sia ancora una trattativa, come dicevo, secondo me c'è un collegamento, quindi vedremo. Al momento lo metto su tiepido, la possibilità che Curtis Jones diventi caldo è molto più alta di vedere invece a Nico Paz diventare tiepido o caldo, quindi tenete presente anche questo. Poi, nome un po' a sorpresa, probabilmente vi sorprenderete di vederlo qui, è quello di Ange-Joan Bonny, che ad oggi io metto su freddo, perché alcuni, segnatamente il Corriere dello Sport, ma non solo, lo hanno in qualche modo collegato alla vicenda Nico Paz, dicendo l'Inter per prendere Paz dovrebbe fare delle cessioni, alcune sono già previste e le vediamo tra poco, un'altra aggiuntiva potrebbe essere quella di Bonny, che il Corriere scrive l'Inter non è che mette sul mercato Bonny, però qualora arrivasse un'offerta di un certo tipo rispetto all'idea che si sono fatti su Lautaro, su Thuram e anche su Pio Esposito, ecco, Bonny potrebbe essere l'unico forse di cui si andrebbe ad accettare il sacrificio. Loro poi collegavano questo ragionamento alla posizione tattica di Nico Paz, dicendo che cedendo Bonny, se l'Inter riuscisse a prendere Paz, potrebbe aggiungerlo ai tre attaccanti in questo caso, diventando il quarto. Ecco, io come dicevo non sono così d'accordo con questa lettura, secondo me nell'Inter Nico Paz è più credibile tra i centrocampisti che non tra gli attaccanti, perché non è un attaccante, al limite se l'Inter decidesse di passare anche solo in certi momenti di certe partite al 3-4-2-1, allora lì potrebbe giocare nei due dietro la punta, ma nel pacchetto di attaccanti, nel 3-5-2 puro, secondo me Nico Paz non ha senso, cioè, o quantomeno non sarebbe così valorizzato come invece giocando da mezzala o eventualmente da trequartista. Quindi è un nome che sta circolando, l'abbiamo compreso, però il punto al momento è questo, lo metto su freddo e sinceramente non credo che si muova da lì, però il mercato ha sempre, ha sempre dei risvolti che a volte non riusciamo a prevedere. Vi dicevo prima, Palestra, Provedel, c'è un terzo nome. Il terzo nome è quello di Oumar Solé, che metto su caldo. Anche qui, trattativa che sembrava essere, fino a qualche giorno fa, sembrava in realtà essere la prima a potersi chiudere, prima ancora degli altri due che abbiamo messo su caldo. In realtà poi l'Inter ha accelerato molto su Palestra, ha sistemato le cose su Provedel e con Solé siamo ancora un attimino fermi. C'è anche da dire che la trattativa Solé si collega ad un'altra, vedete che è tutto un gioco ad incastri, come dico sempre sul mercato, però anche qui diciamo che l'accordo con l'Udinese è abbastanza vicino. Come vi raccontiamo da tempo, l'Inter vorrebbe mettere in piedi un'operazione in prestito con obbligo di riscatto, con un riscatto che non vada troppo oltre i 22, massimo 23 milioni. L'Udinese, se possibile, vorrebbe arrivare a 25, magari con qualche bonus, con qualche incastro particolare, si può trovare il definitivo punto d'incontro. Va anche detto, ve lo raccontavo la scorsa settimana, mi pare, sì, che da Udine più di una voce è arrivata secondo cui la trattativa comunque sarebbe chiusa. Quindi in questo caso il lato udinese fanno sapere, non tanto interne alla società, ma di persone che ci girano intorno, fanno sapere che comunque la trattativa è ben avviata e tra tutti i nomi che si sono fatti, vi ricorderete Muaremovic per esempio, era l'altro tra i più chiacchierati, l'Inter comunque ha scelto Solé come difensore da andare a prendere. Però la situazione in difesa in questo caso si è andata un pochino complicandosi, perché la risposta che è arrivata in queste ore da parte di Stefan De Vrij è una risposta negativa al rinnovo di contratto con l'Inter. Quindi anche De Vrij, qui lo metterei su caldo, però la situazione è abbastanza definita, cioè De Vrij, per quello che si sa ad oggi, il futuro di De Vrij non sarà all'Inter, si parla di un'offerta del Panathinaikos in Grecia che dovrebbe essere la migliore ricevuta dall'olandese, e qui l'Inter perde un tassello intanto prezioso dal punto di vista tecnico, perché è sempre stato un giocatore affidabile, l'ultimo se non erro rimasto della rosa fin dal 2018-19, quindi erano veramente tanti anni che De Vrij era qua a Milano, e soprattutto, no, non soprattutto, oltre alla questione tecnica, perde anche un qualcosa a livello economico, perché l'offerta che aveva fatto l'Inter a De Vrij, che prevedeva un ingaggio inferiore rispetto a quello che percepiva fino ad oggi, avrebbe permesso di avere un vice del nuovo difensore centrale che prenderà il posto anche di Acerbi,
un vice low cost che tutto sommato accettava il fatto di fare la riserva e un giocatore appunto affidabile. In questo caso l'Inter che perde De Vrij deve quindi mettere mano ancora alla difesa. Non credo che l'Inter si faccia trovare impreparata perché inevitabilmente andava considerata l'ipotesi che De Vrij dicesse no. Era un 50-50 in quel momento lì, quindi si dovrà andare a prendere un giocatore anche in quella casella. Però ecco, questo è un po' un peccato perché come vi dicevo anche tempo fa, l'Inter ragiona molto di incastri e a volte sembra sciocco, ma ragiona molto su singoli milioni, cioè quei 2 milioni, quei 3 milioni che risparmi da una parte ti possono servire per metterli dall'altra e chiudere entrambe le trattative, per esempio. Quindi qui questa perdita dell'olandese ti obbliga a dover occupare e a impegnare altri soldi su altri profili che poi adesso andremo a vedere. Chiudiamo con 2 cessioni fondamentali da qualsiasi parte le si vogliano guardare, che sono quella di Frattesi e di Pavard. Io li metterei entrambi su tiepido. Al momento non ci sono vere e proprie trattative su di loro. Su Pavard si è parlato dell'interesse del Lille e di qualche squadra francese. Su Frattesi c'è invece qualcosa di un po' più concreto intorno al Nottingham Forest in Inghilterra, che già si era interessato a lui in passato. Però ecco, Frattesi secondo me prende anche un po' tempo per capire se si può muovere qualcosa in Italia. Io son convinto che lui preferirebbe un trasferimento in Italia e quindi non è detto che alla fine non vada al Nottingham, perché dipende poi se arrivano delle offerte da qui, però non so se la trattativa sia pronta, diciamo, a chiudersi in tempi brevissimi, se l'operazione, diciamo. Però, dicevo, sono 2 trattative fondamentali per l'Inter perché insieme loro 2 occupano quasi 24 milioni di euro di costo rosa. Quindi parliamo davvero di una cifra esorbitante per 2 giocatori che nell'Inter non hanno più motivo di esistere. Pavard all'Inter hanno chiuso le porte, non si è ancora ben capito cosa sia successo, ma di certo è successo qualcosa di grave e quindi non c'è proprio margine di poterlo reintegrare nel gruppo. Frattesi l'anno scorso ha giocato pochissimo, l'Inter ha già intasato molto il centrocampo e come dicevamo prima sta anche valutando altri colpi, quindi non c'è proprio futuro per nessuno dei due. Frattesi pesa 11,7 milioni di costo rosa, Pavard siamo addirittura sui 12. Se l'Inter vuole sognare dei colpi importanti, che sia Nico Paz o che sia qualcun altro, oltre a quelli di cui si parla, non può che passare dalle cessioni di entrambi. E arrivo a dirvi, il vero, diciamo, la vera svolta di queste 2 operazioni in uscita non sarebbe tanto nella cifra che l'Inter incasserebbe dal cartellino, ma sarebbe soprattutto da quella che libererebbe a livello di costo rosa. Questo ve lo dico per regolarvi anche quando poi usciranno le voci. Certo che sarebbe meglio venderli a una cifra più alta possibile, però considerata anche la situazione io non immagino cessioni particolarmente onerose, ma il vero elemento determinante sarà lo spazio liberato a livello di costo rosa. Una questione che mi ricorda per esempio quello che si diceva 2 anni fa quando l'Inter decise di vendere Brozovic. Anche lì in tanti dissero: ma come, il prezzo del cartellino è basso, comunque è un giocatore forte. Tutto vero, ma il vero cruccio dell'Inter a livello economico era togliersi il peso a bilancio a livello di costo rosa e quindi lì probabilmente si è accettata una cifra un pelino più bassa a livello di cartellino per raggiungere questo risultato e non stento a credere che accadrebbe lo stesso anche per questi 2. L'ultimo nome, o meglio, l'ultima figura che vedete non è un errore, ho deciso di rappresentarla in questo modo, ovvero Mister X, che è un tema che quando si parla di mercato spesso torna, non solo per l'Inter. Chi è Mister X? Non è nessun giocatore nello specifico, però è esattamente il tipo di profilo che l'Inter andrà a prendere in sostituzione di Stefan De Vrij. L'Inter cercherà un giocatore che costi poco, a livello di cartellino eventualmente e anche di ingaggio naturalmente, magari anche un giocatore giovane. Qui qualcuno anche tempo fa, vi ricorderete, era tornato con il nome di Leoni, che è andato al Liverpool dal Parma, poi si è rotto il crociato e qualcuno diceva magari un prestito di 1 anno all'Inter potrebbe essere ideale per lui, per ritrovare ritmo, ritrovare continuità e per l'Inter per avere un giocatore comunque in più in difesa. Al momento io non saprei darvi in realtà un identikit di un profilo, perché appunto tra l'altro la questione dei Vrij si è risolta proprio in queste ultime ore, quindi non c'è stato nemmeno margine per ragionarci in questi termini, però il Mister X, che tra qualche tempo potrà trasformarsi in un giocatore con un nome e un cognome, l'Inter comunque lo andrà a prendere. Lo metto su freddo per la questione appunto dell'identità che ancora non sappiamo, però in realtà consapevoli che De Vrij uscirà,
nel giro di poco il buon Mister X sarà uno che poi scalerà la classifica andando prima su tiepido e poi anche su caldo. Queste quindi erano le situazioni, le 10 situazioni sui 10 nomi più caldi ad oggi del mercato dell'Inter. Poi sapete che il mercato cambia dalla sera alla mattina, quindi magari domani mattina esce un nuovo nome e ne parleremo in altri contenuti dedicati e magari diventerà il protagonista del prossimo aggiornamento di questo tipo del mercato dell'Inter. Però se volevate un maxi riassunto della situazione ad oggi, questo è quello che sta succedendo. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito a scrivermi qui sotto un commento su qualsiasi di questi temi, ne abbiamo trattati 10 e forse anche qualcuno in più, quindi spazio libero per tutti voi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi nomi, se insomma siete gasati anche dall'idea che possono arrivare finalmente ad ama alcune delle trattative che per tanto tempo sono state protagoniste di voce, di indiscrezioni. Vi ricordo ancora di cliccare sul tasto mi piace qui sotto e sul tasto iscriviti, poi se vi va potete passare anche dal club di Passione Inter su www.passioneinter.club e in chiusura, come sempre, se mi segui in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui un altro contenuto da recuperare.